Se la comprerei? Certamente, ad occhi chiusi, signori. Ecco la Bigster. Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi finalmente ho la Bigster tutta per me. Ho già fatto un video anteprima di come va la Bigster, cioè come è fatta dentro, come è fatta fuori, varie differenze dalla Duster, perché Bigster sta per grande Duster, ma io non la vedo così, io la vedo tutta un'altra auto, perché qui per la prima volta ci sono dei motori inediti, dei motori che arriveranno nel gruppo Renault Dacia, come questo che è il Full Hybrid 1.800 aspirato, 155 cavalli, è un 4 cilindri e adesso che l'ho provata è tutta un'altra auto, È un'auto che cambia completamente il motore, cambiano i rapporti, cambia dal 1.600 che ha la nostra Duster. Quindi adesso andremo a vedere l'auto, io vi ho già fatto vedere gli interni e altre cose, ma ho scoperto cose nuove, voglio portarvi alcuni particolari che ha quest'auto e voglio soprattutto farvela vedere un po' in modo diverso, non il classico recensione. Sapete che io faccio le cose a me maniera, si dice qua in dialetto veneto, significa a modo mio, lo faccio a modo mio perché la recensione dei dati, quelle cose là, vi metterò, se volete sapere cosa hanno, che cosa non hanno, tutti i cavalli, la potenza, quello c'è il configuratore, andate su Dacia, mettete il configuratore, scegliete il motore che vi piace di più, da pochi giorni c'è anche il nuovo 1200 AGPL e benzina, sarà un inedito anche lì, sono tutti motori inediti, un 1200 140 cavalli, mild hybrid 48 volt e quindi avremo sono curioso di provarlo, lo si può già ordinare, arriveranno le consegne, le prime consegne saranno ad ottobre e quello sono proprio curioso di provarlo perché forse il 1000 qua è troppo piccolo, però il 1200 è sempre 3 cilindri, con un aiutino dell'ibrido la vedo la soluzione più giusta. Forse faranno anche 4x4, forse faranno anche il cambio automatico, questo non lo so. Quindi, torno a ripetere, se volete andate sul configuratore, non ha senso che io vi dico i dati, gli allestimenti e che cosa non ha, perché cambiano sempre, sono sempre in aggiornamento. Se questa recensione l'avessi fatta 10 giorni fa, non trovavate il 1200 mild hybrid a GPL, adesso invece c'è. E quindi vi dico, non so quando guarderete questo video, ma andate direttamente sul configuratore e là vi configurate l'auto come volete. Questa è la versione Journey, quindi è la versione full, quella più completa, assieme all'Extreme, però da scegliere tra l'Extreme che ti danno il tettuccio apribile elettrico e questa qua che ti danno il portellone elettrico. E poi anche i cerchi sono diversi, questa hanno i cerchi da 18, l'Extreme ce li ha da 19, ma ho trovato alcune dentro come software e cose del genere, diversità da una all'altra. Che ad esempio il Duster, l'Extreme aveva certe funzioni, che dopo andremo a vedere l'inclinazione, anche i sedili, anche questi qua sono in micro cloud, quindi facile da pulire, mentre dall'altra parte non c'erano. Quindi adesso io vi faccio vedere l'auto, poi per quanto riguarda prova su strada e consumi, quello farò un video a parte. Un video di notte di sicuro farò, perché voglio farvi vedere l'illuminazione interna, come è fatta l'auto, i fari che non sono full LED, sono comunque con i fari abbaglianti alogeni ancora, non si sa perché fanno ancora queste cose qua, ma vabbè, andiamo a risparmiare 3 euro di lampadina, ma non abbiamo i fari a full LED come ha già Renault da tanti anni. E poi farò un video speciale solo di infotainment, quindi vi faccio vedere come è fatto dentro. È un'auto che se mi dite la compreresti? Sì, la comprerei. Quest'auto io la comprerei perché mi dà quel senso di forza, di potenza che altre auto non mi danno. Anche già dal lato guidatore, guardate questo bel cofano fatto così, credetemi, è tanta roba. Siamo appena tornati, siamo andati a fare una passeggiata in montagna e vale la pena di averla, insomma. Se poi mi dite la compreresti per sempre, vi direi che oggi come oggi anche no, comprerei la Duster perché è più piccola,
non ho più bisogno per la famiglia di avere il passeggino, i seggiolini e tanto spazio. Ormai andiamo via io e mia moglie, o io e mia moglie e mia figlia, quindi di spazio ne avrei abbastanza, però per tutto il resto la comprerei a occhi chiusi. Bene, quindi adesso dai, facciamo un giretto, vediamo come va, piove, non piove, e quindi dobbiamo adattarci. L'auto è un po' sporchina, però purtroppo qua avevano messo che oggi era bello, invece ha piovuto, poi ha fatto il sole, adesso sta di nuovo gocciolando, e quindi io faccio il video, ma l'auto è bella vederla anche vissuta e anche un po' sporca. Bene dai, facciamo un giretto e vediamo com'è fatta. Bene, allora partiamo dal frontale, che come vedete è un po' diverso dalla Duster, anche se non vorrei confrontarla tanto con la Duster, ma è giusto per portare alcune caratteristiche. I fari fendinebbia li hanno messi qua, come vedete, li hanno messi qua in alto, quindi belli. Questi ad esempio li hanno fatti a LED e non capisco perché non fanno gli abbaglianti a LED. Non vi capisco, signori della Dacia, se per piacere mi date una spiegazione, perché io questo proprio non riesco a capirlo. In questa versione qua abbiamo le telecamere a 360 gradi e dopo vi faccio vedere dentro come si vedono. Bello il mascherone, mi piace perché è dritto, piatto, ma soprattutto guardate l'altezza da terra. Allora qui l'attacco frontale abbiamo addirittura 34 cm, quindi immaginate, sì ok sul fuoristrada, ma qui non essendo un 4x4 fuoristrada vero e proprio non lo farai mai, però anche i marciapiedi, le buche, tutto quello che c'è attorno che può essere la giungla cittadina, questo lo risolve tranquillamente. E poi abbiamo i sensori di parcheggio che sono molto ben integrati dentro, che neanche non si vedono. Questo bel mascherone qua che a me piace tantissimo perché dà tanto il senso del forte, del robusto, e questa linea dritta mi piace tantissimo. Poi sono gusti personali, c'è chi non gli piace, c'è chi gli piace, ognuno faccia il suo commento, basta non offendere mai nessuno perché non mi sembra giusto, insomma. Quindi una bella. Adesso facciamo un giro attorno, andiamo a vedere il bagagliaio, anche lì per la prima volta, perché su questa Dacia, torno a ripetere, ci sono tante prime volte, avremo il bagagliaio elettrico, quindi che si apre elettricamente, cosa mai vista su una Dacia, e poi ci sono tante altre cosine da vedere che sono delle prime volte. E volevo dire un'altra cosa, a proposito del motore, volevo farvi vedere il vano motore, a parte che bello spazioso, ce n'è in ordine, bene in ordine. I pistoncini, come sulla Duster che c'erano, e anche qui li hanno riproposti, molto bravi signori della Dacia. Quello che magari, tanto non si apre quasi mai, però guardate come è stato pitturato, qua non è neanche stato buttato il colore, all'interno non è stato buttato il colore, sì, sono questi alcuni dettagli che magari si potrebbe anche migliorare, ma alla fine quando il nostro cofano è chiuso non si vede niente. Ma sono dettagli, insomma, ecco, diciamoli così, solo dettagli. Torniamo alla recensione. Volevo farvi vedere anche il cofano, vedete? Che bello che è, bello imponente. Poi abbiamo tutte le telecamere, i sensori per gli ADAS, ci sono tutti quanti, mantenimento di corsia, addirittura il cruise control adattativo, in questo caso qua, perché questa 4 è la versione Journey, e lo si riconosce dagli specchietti che sono grigi e non color bronzo. Poi abbiamo le barre comunque laterali, qua sopra vedete che si possono girare 90 gradi e potete mettere sopra le biciclette, e qui abbiamo addirittura anche l'antenna a spina di squalo, scusate, eccola qua, molto bene. Abbiamo dei vetri oscurati, come vedete, lateralmente è così, mi sembra anche molto ben proporzionato secondo me. Si vede che è più lunga, sono addirittura 4,57 m, 23 cm in più della Duster. I cerchi, in questo caso abbiamo dei cerchi da 18 pollici con una ruota che fa 2,15-60 R18, l'Extreme monta i cerchi da 19, si possono montare anche qua i cerchi da 19. Cosa voglio farvi notare? Guardate qua sotto dove va a finire l'acqua, dove ci sono i rumori dell'aria eccetera. Sulla Duster qui è tutto in plastica, mentre in questo caso qua abbiamo un velcro che serve per attutire anche i sassi che battono, oppure se abbiamo il rotolamento delle gomme, l'acqua che va a battere, questo serve per attutire ed è molto più ben isolata della Duster. Qui sotto vedete abbiamo le frecce che sono comunque, scusate, gli indicatori di direzione, altrimenti Davide, il miglior auto, che ringrazio perché è sempre grazie a loro che riesco a fare questo video. E abbiamo le telecamere a 360 gradi e gli indicatori di direzione, che sono questi gli specchietti, sono
comunque alogene anche questi. Eccoci qua, questo, torno a ripetere, è il taglio laterale. Vedete, adesso sta uscendo il sole, poi sta piovendo, poi esce il sole, è un po' difficile. Eccolo qua, il posteriore. Ringrazio, come ho detto prima, i signori di Miglior Auto, Davide e Federico, che mi aiutano sempre. Appena c'è una novità mi chiamano: Lorenzo, se vuoi venire a provare ti lasciamo la macchina e proviamo. Grazie, grazie ancora ragazzi. Qui vedete dietro abbiamo comunque i sensori di parcheggio, anche qui dietro abbiamo la telecamera per la retromarcia, la scritta Bigster Hybrid, eccola qua, e come vedete adesso purtroppo è sporco, ma questo materiale qua riciclato che ci serve appunto non è di sicuro colorato e quindi viene fuori così. Perché? Perché se prende una botta di sicuro non si graffia e non si rovina. E anche qui i fari dietro non sono full LED e comunque farò il video di notte dove andremo a vedere come funziona. Adesso volevo farvi vedere il bagagliaio e alcune cose interessanti. Eccoci qua, quindi adesso andiamo a vedere il bagagliaio enorme. Allora premo e si apre elettricamente. Mai visto su una Dacia una cosa del genere. Ok, avvicino la telecamera così misuriamo un attimo il bagagliaio con tutti i sedili su. Allora abbiamo una profondità di ben 110 cm di profondità, quindi vi sta il mondo. Qua abbiamo una larghezza che fa 100, quindi abbiamo 1 metro per 1,10 m di profondità. Il tendalino lo si può regolare in 2 posizioni, eccolo qua, una oppure 2. La bocca di entrata è di 78 cm per una larghezza di 90 cm. Che cos'ha di bello questo bagagliaio? Che innanzitutto è illuminato, ma poi abbiamo un doppio fondo e qui abbiamo il rottino di scorta in questo caso, eccolo qua, che andiamo a recuperare altri 15 cm. Quindi dal fondo alla cappelliera abbiamo ben 64 cm di altezza. Adesso un'altra cosa che voglio farvi vedere, e spero di farvi vedere bene, ecco, avviciniamo ancora di più la telecamera. Vedete queste leve che ci sono qua? Queste leve servono per abbattere i sedili. Quindi io tiro questo, leva qua, op, mi va giù il primo 40, tiro questa leva qua, mi va giù l'altro 60% dei sedili. Quanto abbiamo così? Beh, sono 1,90 m dal sedile regolato sulla mia altezza davanti. 1,90 m di bagagliaio. Cioè potete mettere un letto, perché fa 100, un letto singolo tranquillamente potete mettere il materasso che fa 180, scusate, 190 per 80. Veramente un bagagliaio enorme, direi. Poi da far vedere, oltre alle leve c'è anche la presa a 12 volt, qui dietro 2 ganci, 2 di qua e uno dall'altra parte. Ci sono gli attacchi per i U-clip che sono qui, eccolo qua. Sapete che gli U-clip ormai, come avete visto sulla Duster, sono degli accessori che andiamo a mettere la luce, possiamo mettere il portacellulare, il portatablet, ci sono sparsi per tutta l'auto e dopo andiamo a vederlo. Bene, adesso cosa facciamo? Io salirei dietro e vediamo com'è fatta. Adesso salgo dietro, apro la porta, volevo farvi vedere quanto veloce è di metterlo in posizione, guardate qua, tac, è fatto. Salgo tranquillamente, eccoci qua, molto alta da terra questa auto, eccoci qua, e qua si sta comodissimi. Bene, chiudo la porta, ok, e io ci sto tranquillamente. Spazio ne ho 20 cm buoni sopra la testa per muovermi, quindi non si sta affatto male. Adesso vi porto dentro con me e vi faccio vedere alcune chicche. Eccoci qua. Siamo dentro, volevo farvi vedere bene l'altezza, la terra. Abbiamo le maniglie, finalmente queste maniglie che hanno tolto da tutte le Renault e non capisco perché in Dacia le lasciano, per fortuna, e qui su Renault le hanno tolte. Perché? Non si sa. Ok. Poi abbiamo un piccolo appendiabiti che c'è qua, cosa che anche questo su Renault mi farebbe molto piacere avere. Non abbiamo le cinture regolabili in altezza e questo non lo so come mai non l'hanno fatto. Poi abbiamo le luci comunque posteriori, quindi non abbiamo una plafoniera centrale,
abbiamo bensì due luci, una da una parte, una dall'altra, ed eccoci qua. Ecco, forse l'unica cosa che stona, che potevano far meglio, era non mettere questi tappini che vedete qui, per tenere su il cielo. Peccato, alcune cosine che ancora si possono migliorare. Un'altra cosa che hanno fatto, che come avete visto prima i sedili si abbattono 40, 20, 40, è questa novità qua, che è la prima volta che c'è. Questo qui. Quindi abbiamo un bracciolo, se dobbiamo far passare degli sci, abbiamo misurato che abbiamo 2 metri, con i sedili indietro del tutto praticamente. Qui abbiamo 2 portabicchieri e qua possiamo mettere tranquillamente il nostro cellulare. Eccoci qua. Metto qua il mio cellulare, faccio il viaggio e ho il cellulare messo qua per stare tranquillo. Qui abbiamo una tasca comunque per mettere tutti i nostri oggetti. Guardate spazio che ho. Il sedile adesso è sulla mia altezza, quindi io sono alto 1,80 m e guardate ancora quanto spazio ho. Spazio qua non manca, signori, di sicuro. Chiudiamo un attimo il nostro bracciolo e qui cosa troviamo? Troviamo 2 bocchette all'aria, e anche questa è la prima volta che si vede su una Dacia. Abbiamo le U-clip, quello che vi dicevo prima, per mettere il cellulare, per mettere quello che vi serve, una torcia, quello che volete. 2 prese USB-C fast charge, quindi molto veloci a caricare. E poi, vista da dietro, eccola qua. Questa è l'auto vista da dietro. Una bella plancia molto imponente e tanto spazio. Eccoci. Un'altra cosa volevo farvi vedere da dietro, perché dopo da davanti magari non si riesce. Guardate, hanno messo anche la luce qui di cortesia, quindi quando io apro mi si accende la luce alogena, non si sa, ma però mi sa che è alogena. Queste sono tutte a LED, come anche queste qua che sono tutte a LED. I sedili dietro, come vedete, sono tutti in microcloud, quindi molto facili da pulire, molto facili da pulire anche se avete bambini e cose del genere. In più gli attacchi Isofix sono messi qua dentro, incastrati qua. Vedete che anche questo qua è un bel particolare, quindi se non dovete usarlo lasciatelo così, se dovete usarlo tirate sulla cerniera e lo utilizzate tranquillamente. Vetri elettrici anche dietro, vedete che sono oscurati, non è male come rifiniture, plastiche super robuste e belle dure, ma chi se ne frega, intanto l'importante è che siano facili da pulire e che siano resistenti negli anni. E questa è la vista posteriore anche del baule. Tutti i poggiatesta regolabili, qua ci si sta tranquillamente. Poi abbiamo comunque la regolazione lombare manuale, perché dopo vi farò vedere che i sedili sono semi elettrici. Qui anche qua dove appoggiamo il braccio tutto in microcloud, quindi non si consuma, facile da pulire. Il nostro bel cambio automatico multimodale, eccolo qua. Il freno di stazionamento elettrico, logicamente qui possiamo appoggiare qualcosa e in più qua potete mettere delle bottiglie. Questo non vi dà fastidio, lo si può togliere tranquillamente e guardate che spazio che avete. In più abbiamo anche questo bracciolo che si alza e guardate la profondità di questo contenitore. Saranno minimo 30 cm, ma soprattutto questa zona qua è refrigerata, quindi potete utilizzarla anche per mettere dentro delle bottiglie d'estate, tenerle in fresca, potete mettere tranquillamente. Eccoci qua. E adesso io direi ci spostiamo davanti per vedere com'è fatta. Allora, apriamo la porta anteriore, eccoci qua. Volevo farvi vedere che comunque in questa versione qua di serie sempre anche, come vedete, questo serve per appunto quando c'è un sorpasso, che c'è l'angolo buio, vi indica che c'è un'auto. Ecco, qua devo sollevare una critica, perché mi è successa la stessa cosa che mi succedeva con lo Scenic di 10 anni fa praticamente. Stava diluviando prima, tanta acqua che girava, si vede che un po' di gocce vanno davanti ai sensori e lui continuava a accendersi e spegnersi, perché rilevava come se un'auto stava superando. E questo è uno dei difetti che ho riscontrato ancora nella Renault di 10 anni fa, e qui continua ad esserci questo problemino. Non so se sia una cosa risolvibile. Qua le plastiche di sicuro non sono morbide, sono super rigide, e torno a ripetere, facile da pulire. Qui dove appoggio il braccio invece, a differenza dei posti posteriori, abbiamo il microcloud anche qui per facile da pulire e anche da mantenere.
Vedete la maniglia che bella con questa Y qua che viene richiamata anche nei fari, in tutto quanto. Qui abbiamo il woofer per quanto riguarda l'impianto audio che si sente veramente molto molto bene. Io ero abituato col Bose sul mio Capture, non è male, non è affatto male questo qua, anzi molto bene. Qui abbiamo il freno di stazionamento che vedete qua, qui abbiamo l'apertura del bagagliaio, qua abbiamo il famoso per togliere il My Safety che c'è anche sul Renault e sulla mia Capture. Questo serve per personalizzare gli ADAS. Poi abbiamo il tasto Eco per alzare e abbassare i fari e le Save che praticamente mantiene dell'energia elettrica se ci troviamo in centro e vogliamo usarlo solo in elettrico, questo me lo mantiene. Qua vedete il sedile, anche qui simbolo da Dacia, non retroilluminati, scusate, carta rinfraggente che di sera si vede tantissimo. Qua abbiamo sempre tutto il microcloud, questo è un tessuto traspirante molto valido e anche qui tutto il microcloud. Vedete i sedili che sono elettrici, quindi noi possiamo alzarlo e abbassarlo e inclinare lo schienale. Basta. Per quanto riguarda l'avanzamento, secondo me è molto intelligente che si può usare ancora la leva. Io non li sopporto i sedili che vanno avanti e indietro elettrico perché bisogna aspettare un quarto d'ora perché vada avanti. E poi cosa abbiamo? Questi che sono un optional in questa versione qua che è la Journey, ma sono molto pratici. La scritta Dacia, come vedete il simbolo suo che viene fuori anche sull'infotainment quando lo accendiamo. Qua possiamo alzare e abbassare il nostro sterzo, se non sbaglio non è regolabile in profondità, solo in altezza e basta, non si può regolare in profondità. Poi abbiamo i terzi, abbiamo tutti i comandi che ormai siamo già abituati a vedere sia su Bigster che sulla Duster, ma comunque richiama sempre i volanti di tutte le Renault che ho fatto fino adesso. Comunque qua abbiamo tutto quello che riguarda, vedete, il cruise control adattativo di serie già in questa versione qua. Poi saliamo su, eccoci qua, ho alzato un po' troppo il sedile, non ci sto, quindi abbassiamo elettricamente. Vedete che anche qui abbiamo un altro U-clip per mettere il portacellulare se volete. Adesso accendiamo un attimo il quadro, eccolo qua. Allora, prendiamo il freno, lui ci dice mettere sulla carta sulla zona start, quindi va messa praticamente qui, perché adesso ha rilevato che la stiamo usando in modo non appropriato, come si dice. E allora adesso noi prendiamo la nostra card e la mettiamo lì. Faccio vedere un attimo il quadro strumenti, giusto perché comunque farò un video solo per l'infotainment, quindi del driver display e del display principale, lì farò un approfondimento. Eccolo qua, per la prima volta un display da 10 pollici, signori, su una Dacia, molto molto bene. Guardate i consumi, dopo 200 e passa chilometri, 4.7, facendo anche 60 km di autostrada e 20 km di tangenziale e tutto il resto strada urbana e extraurbana. Molto bene, molto molto bene. Guardate l'autonomia ancora 850 km, quindi più di 1000 km di autonomia. Qui poi abbiamo un altro display da 10 pollici con i tastini qui sopra per comandare e poi qua abbiamo le bocchette dell'aria. Questo è il clima della ventilazione e anche qui per la prima volta, signori, abbiamo un dual zone. Quindi io posso regolare la temperatura da una parte e anche dall'altra. Sentite il rumore dei tastini? Ben fatti. L'unica cosa che storge un po' il naso è questo tastino di accensione che è veramente piccolo, ho messo qua così. Beh, non so, non mi piace più di tanto il tastino così piccolo. Poi, guardate qua cosa hanno fatto. Doppia presa USB-C, anche qui, presa accendisigari, abbiamo la ricarica wireless qui potete mettere il vostro cellulare e in più anche qua potete mettere tranquillamente il vostro cellulare. Molto molto bene. Non abbiamo come sulla Duster la scritta Bigster qua, ma non c'è scritto niente, e questo piccola, anche qui tutte plastiche rigide. Qua abbiamo il nostro specchietto retrovisore normalissimo, le due luci che si possono accendere e spegnere, qui ci sono i vari sensori, tasto SOS e vedete che anche qua ci sono comunque le nostre maniglie per uscire, molto molto bene.
Allora, Tony Pedro, non faccio vedere ancora tutto quanto il display perché vi lascerò e creerò un video dedicato solo al nostro display. Molto bene. Qui come qua abbiamo fatto vedere tutto, qui abbiamo il nostro cassettino portaoggetti illuminato, molto bene anche questo, brava Dacia. E queste sono le nostre porte. Eccoci qua. Ah, volevo farvi vedere, però vabbè, me lo faccio vedere qua. Per quanto riguarda la retromarcia, perché abbiamo comunque, come vi dicevo prima, le telecamere a 360 gradi, adesso io metto retromarcia, ok, vedete? Questa è la visione, poi abbiamo la visione frontale, laterale, con la linea anche del bordo, dove siamo. Zoom automatico, quindi qua possiamo regolare il volume appunto del nostro audio per quanto riguarda il cicalino, ed eccoci qua. Quindi telecamere a 360 gradi, anche queste sempre di serie. Molto bene. A me piace tantissimo il display da 10 pollici, non mi piace la grafica, perché la grafica che hanno fatto sulle nuove Renault e sulle Dacia non è che mi piace più di tanto. Preferivo la vecchia col contagiri e tutto quello che va dietro. Molto sì, un po' troppo da auto elettrica. Secondo me ci sarebbe ancora bisogno del contagiri che tanti anche richiedono. Eccoci qua, è tornato fuori il sole. Bene, io direi adesso di fare le conclusioni perché di cose penso di avervene dette abbastanza. Tutto quello che c'era da dire l'ho detto, se non sbaglio, e in caso sugli approfondimenti vari che andrò a fare vi dirò tutto il resto. Signori, io voglio concludere così il video, farvi vedere quanto grande è questa Bigster, la più grande che abbiano mai fatto, 4,57 m, torno a ripetere, guardate anche l'altezza, io sono 1,80 m e quindi siamo lì. Spero che il video vi sia piaciuto, se avete delle domande me le fatele pure, se ci sono dei commenti fateli pure, so che non vi piaceranno tutte le motorizzazioni che ci sono a 3 cilindri, mi dispiace, ma finché non l'avete provate non potete capire come vanno. E non voglio alzare polveroni e storie varie, però così va. Adesso fanno tutti i 3 cilindri tranne questo che è un 1.800 4 cilindri aspirato. Quindi signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito, ho bisogno di iscrizioni se volete che andiamo avanti a portarvi altre auto, e attivate le notifiche. Grazie a tutti, ciao ciao ciao.